Are you listening? Damn. What's up YouTube, sono Giovanni Toti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di ricchezza. Nel mondo 8 uomini da soli posseggono 426 miliardi di dollari, la stessa ricchezza posseduta dalla metà più povera del pianeta, ossia 3,6 miliardi di persone, ed è dal 2015 che l'1% dell'umanità possiede più del restante 99%, secondo dati forniti dal World Economic Forum di Davos in Svizzera. Vediamo quindi chi sono gli 8 uomini più ricchi al mondo. Il numero 8 è Larry Ellison, con un net worth di 58 miliardi di dollari. Ellison è un imprenditore e informatico statunitense, cofondatore e CTO della Oracle Corporation, una delle più grandi software house al mondo, di cui è stato anche CEO fino al 2014. Al settimo posto troviamo Bernard Arnault e famiglia, con un patrimonio di 65,3 miliardi. Arnault sovrintende un impero di 70 brands, tra cui Dom Pérignon, Moët Chandon, Bulgari, Louis Vuitton, Sephora, Tagoyer e tanti altri, tutti sotto il controllo del gruppo del lusso LVMH con sede a Parigi. Al sesto posto troviamo il messicano Carlos Slim Helú, con un patrimonio di 66,5 miliardi di dollari. Helú opera in molteplici settori, dalle telecomunicazioni al settore bancario e assicurativo, fino al monopolio del tabacco e del petrolio nel suo paese. È da sottolineare il fatto che è il più importante magnate delle telecomunicazioni dell'America Latina, detiene infatti il controllo di 3 delle più importanti società del continente, la Telmex, la Telcel e la América Móvil. Messi insieme a queste 3 società controllano circa il 73% delle comunicazioni mobili dell'America Latina, con oltre 100 milioni di utenti. Il quinto uomo più ricco al mondo sicuramente non necessita di presentazione, infatti al quinto posto troviamo Mark Zuckerberg, con un net worth di 74,4 miliardi di dollari. Zuckerberg deve la sua immensa ricchezza a Facebook, social network ormai radicato a fondo nelle nostre vite, che lanciò il 4 febbraio del 2004 dal suo dormitorio nell'Università di Harvard. Sicuramente non possiamo dargli dell'egoista, dal momento che nel 2015, anno di nascita della sua primogenita Max, insieme a sua moglie Priscilla, ha fondato la Chan Zuckerberg Initiative, un'associazione il cui scopo è, citando testuali parole di Zuckerberg, quello di aumentare il potenziale umano e di promuovere l'uguaglianza in aree quali la salute umana, l'educazione, la ricerca scientifica e l'energia. Mark e sua moglie hanno preso l'impegno inoltre di donare il 99% delle azioni di Facebook durante il corso delle loro vite proprio a questa associazione. Al quarto posto troviamo un vero e proprio self-made man. Lui è spagnolo ed è Amancio Ortega, con un patrimonio di 76 miliardi di dollari. In questo momento qualcuno di noi starà sicuramente indossando uno dei suoi prodotti, infatti Ortega è il fondatore della catena internazionale di negozi di abbigliamento Zara. Ortega inizia a lavorare all'età di soli 14 anni come fattorino presso una camiceria della Corugna. Nel 1963 decide di mettersi in proprio con la sua prima moglie per produrre vestaglie, poi la folgorazione. Capisce che non è nato solo per fabbricare, ma pure per vendere. Apre quindi nel 1975 il primo negozio Zara. Oltre a Zara, con la moglie Rosalía Mera, è stato fondatore e presidente del gruppo Inditex, di cui è ancora il maggior azionista e che comprende, oltre a Zara, brand come Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho e altri ancora. E siamo arrivati sul podio. In terza posizione troviamo una vera e propria leggenda del mondo finanziario. Conosciuto come l'oracolo di Omaha, lui è Warren Buffett, con un patrimonio di 85,8 miliardi di dollari. Figlio di un membro del Congresso degli Stati Uniti, ha comprato il suo primo titolo azionario all'età di soli 11 anni e da allora non si è più fermato. È stato ed è ancora infatti uno dei più grandi e di successo azionisti di tutti i tempi. Dirige inoltre la Berkshire Hathaway, una holding di più di 60 aziende, tra cui il colosso delle assicurazioni Jayco, Duracell e la catena di ristoranti Dairy Queen. Al secondo posto della classifica c'è Bill Gates, con un patrimonio di 91,3 miliardi, a cui è stato soffiato il primato proprio sul finire del 2017. Gates è stato fondatore ed è presidente onorario della Microsoft,
di cui però non è più CEO a partire dal 2008. Infatti ha deciso di dedicarsi a tempo pieno a quella che è la Bill and Melinda Gates Foundation, oggi considerata la fondazione più grande del mondo. Ha infatti un patrimonio di 43 miliardi ed è attiva in ambiti come la ricerca medica, la lotta all'AIDS, alla malaria, il miglioramento delle condizioni di vita del terzo mondo e nell'educazione. E al primo posto, dopo un Black Friday esplosivo che si è concluso con più di 5 miliardi di spedizioni solo da parte degli utenti Amazon Prime, c'è Jeff Bezos con un net worth di 101 miliardi di dollari. Bezos è fondatore, chairman e CEO di Amazon.com, la più grande società di e-commerce al mondo, di cui detiene il 16,4% delle azioni. Jeff Bezos fondò Amazon nel 1994 in un garage di Seattle, dopo aver lasciato il suo lavoro presso un fondo di investimenti di Wall Street per sue testuali parole vendere libri online. Oggi possiamo dire a posteriori che è riuscito a realizzare, anche dopo aver attraversato momenti difficili, la sua idea di Everything Store. Infatti su Amazon troviamo in vendita veramente di tutto. Un'altra sua passione sono i viaggi spaziali. Ha fondato infatti nel 2000 la società Blue Origin, che si occupa di aerospazio e che con lo sviluppo del razzo riutilizzabile New Shepard conta di poter effettuare i primi viaggi turistici nello spazio. La classifica è conclusa. Volevo dire che queste persone si sono arricchite cambiando notevolmente il mondo in cui viviamo e lo stanno continuando a fare, dal momento che la maggior parte di loro sono impegnate in attività filantropiche. Basti pensare che nel 2010 Warren Buffett, Bill Gates e Mark Zuckerberg hanno firmato il Gates-Buffett Giving Pledge, impegnandosi a donare almeno metà delle loro ricchezze in attività caritative. Il video è terminato, se vi è piaciuto, se lo avete trovato interessante, lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e basta!